Oh, un nuovo video di Andrea Masetti. Sentiamo un po' che cosa ha da dire. Ma questo non capisce un A parte gli scherzi, ragazzi, questo non vuole essere un video dissing, però ho un'idea leggermente diversa su questo argomento e quindi volevo condividerla con voi. Ovviamente ci tengo a chiarire che per fare questa bellissima intro mi sono già sentito con Maso e... Ah, va bene, va benissimo Nick, certo, tranquillo, fai pure, anzi sono molto curioso, quindi aspetto il tuo dissing e tu invece aspettati di iniziare una bella guerra. Anche lui l'ha presa sul ridere, anzi gli è piaciuta come idea e quindi sono stato un po' aggressivo, scusa Maso, però niente di personale. Anzi, vi lascio qua sotto in descrizione il suo canale. So che è un altro sport, però fa dei video molto belli, secondo me merita, è bravo, andate a vederlo. Piccolo riassunto di quello che dice nel video, praticamente tratta di questo argomento che anche per me è fondamentale, è uno dei pilastri per riuscire a raggiungere tutti gli obiettivi che ci si è fissati a inizio stagione, ed è l'importanza del gruppo, l'importanza di costruire un gruppo squadra solido, quasi fraterno a volte, che va a sopperire, diciamo, anche alle mancanze che ci possono essere a livello tecnico, a livello fisico, in una partita piuttosto che nell'intero campionato. Specialmente nella pallavolo, che è lo sport di squadra per eccellenza, dove senza il tuo compagno che hai di fianco non puoi giocare, ma nel vero senso della parola, raga, non sto scherzando, perché puoi essere il giocatore più forte del mondo, ma senza una squadra intorno a te non puoi fare niente. Il fattore squadra e il fatto di creare un bel gruppo è fondamentale per ottenere risultati. E su questo sono d'accordo con te, Maso. Basti pensare che l'anno scorso a Modena abbiamo vinto una Coppa Europea dopo 20 anni che Modena non vinceva una Coppa in Europa. Non dico solo grazie al gruppo, ma sicuramente il fatto che eravamo un gruppo molto unito, una squadra affiatata e che proprio lottava insieme ha contribuito molto alla vittoria finale. Perché ragazzi, non eravamo assolutamente i favoriti all'inizio della competizione, puntavamo certo ad arrivare in fondo, ma sicuramente non eravamo la squadra favorita per la vittoria del titolo finale. Ciò nonostante abbiamo vinto il titolo rimontando da gara 1 dopo che abbiamo perso in casa nostra 3-0 e voi direte è quasi impossibile, però l'abbiamo fatto, abbiamo vinto in casa loro davanti a 5.000 persone, un palazzetto infuocato completamente che si pregustava già la vittoria, anzi avevano già preparato tutta la serata per festeggiare appunto l'arrivo della Coppa, ma... gli abbiamo un po' rovinato la festa, perché abbiamo vinto 3-0 e più il golden set, quindi abbiamo vinto 4-0, manco fosse una partita di calcio, vincendo così la Coppa c'è. Quello che però contesto, tra virgolette, a Masigno, lui dice che nei momenti importanti, nei momenti quelli che contano, quelli di difficoltà, sono esattamente quegli attimi che formano il gruppo forte e il gruppo affiatato. Io non la penso così, io penso che i momenti importanti, il 90° nel calcio oppure il 25-24 per gli avversari nella pallavolo, sono quei momenti che appunto misurano la febbre della squadra, sono il termometro per capire se la squadra è unita oppure no, ma appunto la squadra deve essere già unita. Poi chiaramente dopo queste situazioni il gruppo ne esce più forte, ma sicuramente ci deve essere già una base sotto e deve essere già un bel gruppo, perché se no, raga, questi momenti non si vincono. E ripeto, specialmente nella pallavolo, dove senza i tuoi compagni non puoi fare nulla, ok, puoi andare in battuta e tirare una cannonata, però se gli altri riescono a tenerla, a ricevere in qualche modo e poi a ricontrattaccare, Ma per farvi capire meglio, ragazzi, ci trasferiamo di là. Prendo in considerazione per esempio questa azione giocata giusto l'altro giorno tra Milano e Perugia. Siamo 2-1 per Perugia. Milano si sta giocando un miglior posizionamento in classifica nella griglia dei playoff per cercare di evitare appunto Perugia. Secondo me è l'avversario più temibile che c'è per i playoff e quindi deve assolutamente vincere questo set, ma anche la partita. Sono 24-23 per Milano e per riuscire a vincere devono per forza
fare un breakpoint. Se non lo sapete, ve lo dico io, fare breakpoint è nettamente più difficile che fare side out. Ci sono più probabilità di fare un side out rispetto a quelle del breakpoint. E ragazzi, non è che lo dico io, è la matematica, è statistica. In battuta Paolo Porro tira una fucilata in zona 1, riescono a salvare, la mettono giocabile vicino alla rete per Giannelli, che riesce a servire molto bene Leon, il quale tira altissimo nei 4 metri diagonale stretta, ottima difesa di Catania, si genera questa palla alta, Paolino ovviamente può fare solo una scelta, quindi palla alta in 4, questa palla alta è vicina alla rete, quindi ottima, corta però tanto corta, e questo è quello che vi dicevo, guardate. Attacco di Ishikawa alto sulle mani che fa block out e chiude il set. Questo è esattamente quello che vi dicevo, il feeling che bisogna creare nella squadra per far sì di arrivare a questi momenti qua dove sai benissimo che puoi fidarti del tuo compagno di squadra, ma ancora più clamorosa è questa, ragazzi, ve la faccio vedere. Siamo 7 anni fa, Modena-Perugia, gara 3 di finale scudetto. Modena sta perdendo 8-3 al tie break. Tutti ormai sono convinti, come vedete sono tutti seduti gli spettatori, non sono carichi come se stessero vincendo. Questo perché hanno già dato, tra virgolette, la partita vinta a Perugia, come è normale che sia, perché 8-3 al tie break, ragazzi, è molto più facile che vinca la squadra che è in vantaggio in quel momento. 8-4, Vettori in battuta, tira una cannonata a tutto braccio, palla alta per Caliberda che tira incredibilmente fuori. Modena recupera il primo punto di svantaggio, ma non è finita qua, ragazzi. Carico appunto dalla battuta che ha fatto prima, tira una saracca sulla linea di 5 che appunto fa ace e il gap si riduce a soli 2 punti. Si ritorna in campo dopo il time out, questa volta però la battuta va fuori, 9-6. Non importa, c'è ricezione di Ervin, così, palla alta per Nemanja Petric che tira fuori una diagonale stretta che fa punto e Modena resta a -2. Però ve la faccio rivedere, guardate che lavoro di squadra, quando dico che la squadra fa la differenza è questo. Buona battuta di Perugia, Modena tiene viva la palla in ricezione, non riceve bene, però Bruno che aiuta la ricezione un po' così per mettere la palla migliore possibile per Petric che comunque è staccata da rete, ma Petric si inventa un colpo della Madonna che fa prendere il punto a Modena. Va in battuta Petric, tira una cannonata, si può giocare solo palla scontata che viene difesa perfettamente da Totò, guardate questo appoggio in testa a Bruno. Attacco clamoroso di Ervin che viene difeso, palla alta, vicina a rete, buona, e poi succede questo casino. Anche un po' di fortuna ogni tanto aiuta. E poi, ragazzi, il punto che ha fatto vincere la partita. Questo ace sulla riga di posto 5. Va a trovare l'ace, che grande ace da parte di... Da qui, ragazzi, Modena ha recuperato il gap e poi ovviamente era completamente on fire e quindi ha vinto la partita e ha vinto lo scudetto. Questo per ribadire ancora una volta che secondo me, almeno dal mio punto di vista, una buona squadra, una buona alchimia devi già averla quando entri nei momenti di difficoltà o quando entri nei momenti importanti. Poi questo ovviamente è una mia opinione, anzi sono curioso di sentire anche le vostre di opinioni qua sotto nei commenti. Come sempre, ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo video, il mio primo video dissing, no scherzo, anzi vi invito appunto ad andare a vedere il canale di Masigno che è un gran bel canale. Noi ragazzi ci vediamo come sempre nel prossimo video, state collegati, seguitemi dappertutto, qua su Instagram, ovunque, i link sono tutti qua sotto. Ciao raga, vi voglio bene.